Lezione 1. Il denaro conta. Buongiorno Anna, posso pagare la caparra in contanti o con carta di credito? Ciao John, puoi pagare in contanti o con carta di credito? Cosa preferisci? Penso che userò la mia carta di credito. È più conveniente. Ci sono delle commissioni. Potrebbe essere applicata una piccola commissione per i pagamenti con carta di credito. Hai controllato con l'ufficio? Non l'ho ancora fatto. Mi assicurerò di chiedere. E tu, come paghi di solito? Utilizzo spesso i contanti per piccoli acquisti. Mi aiuta a pianificare meglio il budget. Questo è un approccio intelligente. Tieni traccia delle tue spese. Sì, utilizzo un'app per gestire le mie spese. È davvero utile. Sembra utile. Potrei provare anche quello. Qualche consiglio sull'app? Mi piace Menta. È facile da usare. Dovresti provarci. Lo farò. Tenere sotto controllo le finanze è importante soprattutto per le grandi spese. Lezione 2. Piani di viaggio. Anna, ho sentito che stai organizzando un viaggio. Hai già prenotato il tuo alloggio? Ciao John. Sì, ho prenotato un accogliente hotel vicino alla spiaggia. E tu? Mi sto ancora guardando intorno. Voglio un posto con buone recensioni. Cosa ti ha spinto a scegliere quell'hotel? Le recensioni erano fantastiche e offrono la colazione inclusa. È un grande vantaggio. Sembra perfetto. Adoro quando i pasti sono inclusi. Hai pianificato qualche attività per il tuo viaggio? Sì, voglio provare a fare surf ed esplorare i mercati locali. Cosa ti piace fare in vacanza? Adoro fare escursioni e vivere la natura. È così rinfrescante. Preferisci rilassarti o essere attivo durante i viaggi? Mi piace un mix di entrambi. Un po' di avventura e un po' di tempo per rilassarsi sulla spiaggia. È un buon equilibrio. Viaggi da solo o con qualcuno. Vado con un amico. Ci divertiamo sempre insieme. Viaggi di solito con amici o famiglia. Mi piace viaggiare con gli amici. Rende l'esperienza più divertente. Lezione 3. Ritaglia conversazioni. Ciao Anna, sapevi che la principale coltura alimentare nel 1840 erano le patate? Ciao John, è interessante. Cosa è successo loro allora? Sono stati infettati dalla peronospora che ha causato un'enorme crisi. Deve essere stato terribile. Come hanno affrontato la cosa le persone? Molti hanno dovuto affrontare la carestia e ciò ha cambiato i modelli di migrazione. Ne hai letto? Sì, è affascinante il modo in cui la sicurezza alimentare influisce sulla società. Qual è la tua opinione al riguardo? Penso che evidenzi l'importanza della diversità agricola. Assolutamente. Affidarsi a un solo raccolto può essere rischioso. Quali colture ritieni essenziali oggi? Credo che cereali come il riso e il grano siano vitali per molti paesi. Decisamente. Costituiscono la base di tantissime diete in tutto il mondo. È fondamentale comprendere le nostre fonti alimentari e la loro storia. Lezione 4. Motivazione fitness.
Ehi Anna, sono felice di sapere che stai tornando in forma. Ciao Giovanni, sì, motiviamoci a vicenda in questo viaggio di fitness. Qual è la tua routine attuale? Ho iniziato a fare jogging la mattina. Dà davvero energia alla mia giornata. E tu? Sto provando lo yoga per la flessibilità. È calmante e aiuta con lo stress. Fai qualche stretching? Sì, faccio stretching prima e dopo la corsa. Previene gli infortuni. Hai notato qualche beneficio dallo yoga? Decisamente. Mi sento più rilassato e concentrato. È ottimo anche per la mia salute mentale. È fantastico. Forse potremmo provare ad allenarci insieme qualche volta. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe. Mescolare le nostre routine potrebbe essere divertente e stimolante. Che tipo di allenamento ti piace? Mi piace l'allenamento a intervalli ad alta intensità. È rapido ed efficace. L'hai provato? Non l'ho ancora fatto, ma ho sentito che è ottimo per bruciare calorie. Dovremmo pianificare una sessione. Di sicuro sarà un ottimo modo per responsabilizzarci a vicenda e divertirci. Lezione 5. Valori sociali. Ciao Anna, ultimamente sto riflettendo sulla responsabilità sociale. Ciao Giovanni, è un argomento interessante. Quali sono i tuoi pensieri? Credo che dobbiamo concentrarci sull'aiutare gli altri e sull'essere onesti. Sono d'accordo. È importante trattare tutti con gentilezza. Sì, e dovremmo anche rimanere fermi nei nostri valori. È vero, avere principi forti guida le nostre azioni. Si tratta di fare ciò che è giusto anche quando è impegnativo. Decisamente. Dobbiamo sostenerci a vicenda nelle nostre comunità. Aiutare chi ne ha bisogno crea una società più equilibrata. Esattamente. Con l'unità possiamo ottenere molto di più. Spero che sempre più persone adottino questa mentalità. Lezione 6. Conversazioni curiose. Ehi Anna, hai sentito parlare delle donne del Vassar che si sono fatte fotografare? Ciao John. Sì, ho letto qualcosa a riguardo. Sono state scattate durante la lezione di ginnastica, giusto? Esattamente. Serviva per controllare la loro postura. Puoi immaginarlo. Mi suona un po' strano. Perché dovrebbero farlo? Ebbene, la postura è importante per la salute, ma il metodo sembra insolito. Vero. Mi chiedo cosa ne pensassero le donne. Avevano una scelta? Questa è una bella domanda. Il consenso è fondamentale soprattutto in tali situazioni. Decisamente. E come lo considerava la società di allora? Era un'epoca diversa, le persone avevano standard e norme diversi. Credo di sì. Sarebbe interessante paragonarlo alle pratiche odierne. Giusto. Oggi ci concentriamo maggiormente sul comfort e sui diritti individuali. Questo è un cambiamento positivo. A proposito di cambiamenti, hai provato qualche nuovo allenamento ultimamente? Sì, ho trovato un ottimo programma online che fornisce allenamenti giornalieri. Veramente?
Che tipo di allenamenti offrono? Hanno di tutto dallo yoga all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Sembra versatile. Ti piace la varietà? Assolutamente. Mi mantiene motivato e impegnato. Questa è la chiave per rimanere attivi. Quanto spesso ti alleni? Cerco di fare qualcosa ogni giorno, anche se è solo una breve sessione. La coerenza è importante. Stai vedendo qualche risultato? Di sicuro. Mi sento più forte e più energico. È fantastico. Forse dovrei unirmi a te in quegli allenamenti. Dovresti. È più divertente farlo insieme. Lezione 7. Discussioni dinamiche. Buongiorno Anna, ti è mai capitato di perdere qualcosa di importante mentre sei fuori? Ehi Giovanni? Sì. Una volta mi è volato via il berretto dalla testa mentre camminavo. Oh no! Cosa è successo dopo? Volava lungo il marciapiede e ho dovuto inseguirlo per strada. L'hai preso in tempo. L'ho fatto. È stato un po' imbarazzante, però la gente stava fissando. Posso immaginare. Ma almeno hai riavuto il tuo berretto. Sì, ma col senno di poi è stato un momento divertente. È vero. A volte quei piccoli incidenti possono essere divertenti in seguito. Esattamente. Hai mai avuto un'esperienza simile? Una volta il mio zaino si è aperto e tutti i miei libri si sono sparsi ovunque. Oh wow, deve essere stato caotico. Sei riuscito a raccoglierli tutti? Sì, ma ci è voluto un po' e mi sentivo così agitata. È incredibile quanto velocemente le cose possano andare storte. Giusto, ma quei momenti ci insegnano a stare più attenti. Di sicuro. Fanno anche grandi storie da condividere in seguito. Assolutamente. Ogni incidente diventa un ricordo di cui possiamo ridere. Adoro quella prospettiva. Rende la vita più piacevole. Esattamente. Dipende tutto da come scegliamo di vedere quei momenti. Continuiamo a creare ricordi sempre più divertenti, anche se sono un po' goffi. Concordato. Più siamo meglio è. Lezione 8. Capperi e inseguimenti. Ehi Anna, ti è mai capitato che qualcosa ti volasse via dalla testa? Ciao Giovanni, sì, una volta mi è volato il berretto mentre andavo in bicicletta. Sembra folle. Che cosa hai fatto? Ho dovuto inseguirlo per strada. È stato piuttosto divertente. L'hai preso in tempo. L'ho fatto. Rotolò lungo il marciapiede e mi sentii come un personaggio dei cartoni animati. È un'immagine fantastica. Qualcuno ti ha visto. Sì, un paio di ragazzi hanno riso di me. Non mi importava, però. È bello ridere di noi stessi a volte. Hai vissuto altri momenti divertenti come questi? Oh, sicuramente. Una volta la mia sciarpa rimase intrappolata in una porta. Oh, no. Quello che è successo.
Sono quasi stato tirato indietro. Fortunatamente sono riuscito a liberarlo appena in tempo. Sembra intenso. È incredibile come le cose di tutti i giorni possano trasformarsi in avventure. Esattamente. Rende la vita più interessante. E ci regala storie da raccontare. Pensi che dovremmo stare più attenti? Certo, ma un po' di caos mantiene le cose emozionanti. Vero. Inoltre ci aiuta a ricordare meglio quei momenti. Giusto. È un equilibrio tra essere prudenti e divertirsi. Sono d'accordo. La prossima volta però starò più attento con i cappelli. Lezione 9. Discorsi di viaggio. Buongiorno Anna, viaggerai presto all'estero. Ehi Giovanni? Sì, domani parto per Londra. È emozionante. Cosa hai intenzione di fare lì? Voglio visitare i musei ed esplorare i parchi. Sembra fantastico. Sei stato a Londra prima. No, questa è la mia prima volta. Non vedo l'ora di vedere le attrazioni. Lo adorerai. La storia è affascinante. Ho sentito tanto parlare della Torre di Londra. È assolutamente da vedere. Hai una lista dei posti da visitare? Sì, voglio vedere anche Buckingham Palace e il British Museum. Grandi scelte. Viaggi da solo o con qualcuno. Vado con un amico. È sempre più divertente condividere l'esperienza. Di sicuro. Inoltre, potete scattare foto insieme. Esattamente. Voglio catturare ogni momento. E tu? Qualche programma di viaggio? Non al momento, ma mi piacerebbe visitare il Giappone un giorno. Il Giappone sembra affascinante. Cosa vuoi vedere lì? Voglio esplorare i templi e provare l'autentico sushi. Sembra delizioso. Spero che tu possa andare presto. Grazie. Lo aggiungerò alla mia lista dei desideri di viaggio. Lezione 10. Avventure spontanee. Ehi Anna, hai mai preso una decisione spontanea di viaggio? Ciao Giovanni. Sì, una volta ho semplicemente chiuso gli occhi e ho scelto una destinazione a caso. Sembra eccitante. Dove sei finito? Sono atterrato a Barcellona. È stata una sorpresa incredibile. Wow, è una città bellissima. Cosa hai fatto lì? Ho esplorato l'architettura, in particolare gli edifici di Gaudì. Sorprendente. Il suo lavoro è così unico. Hai provato qualche cibo locale? Sì, ho mangiato tapas e pesce fresco. È stato delizioso. Adoro le tapas. È fantastico come puoi provare un po' di tutto. Esattamente. Rende la cena un'esperienza divertente. E tu? Qualche viaggio spontaneo? Una volta decisi di andare in montagna per un fine settimana. Sembra rinfrescante. Hai fatto escursioni?
Sì, ho camminato fino a un bellissimo punto panoramico. La vista era incredibile. Posso immaginare. La natura ha un modo di catturare i nostri cuori. Assolutamente. È un ottimo modo per ricaricarsi. A proposito di avventure, che ne dici di un'avventura nella preparazione del sushi? Sembra un piano. Prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e iniziamo la nostra sushi adventure. Sì, possiamo prendere del pesce fresco e delle verdure. E non dimenticare il riso e le alghe. Giusto, essenziale per preparare il sushi. Hai mai fatto prima? Alcune volte, ma sto ancora imparando le tecniche. Anche io. Sarà divertente sperimentare insieme. Adoro provare cose nuove in cucina. Lo stesso qui. Rendiamo una giornata deliziosa. Lezione 11. Negoziare un prezzo equo. Ehi, Ann, devo assumere un tuttofare per fare dei lavori a casa mia. Avete qualche consiglio su come posso negoziare un prezzo giusto? A. Negoziare i prezzi. È sempre una situazione complicata. Il mio consiglio sarebbe di guardarsi intorno e ottenere preventivi da alcuni fornitori di servizi diversi. Buona chiamata. Stavo pensando di scegliere il primo che ho trovato, ma confrontare i prezzi è probabilmente una mossa intelligente. Decisamente. Non aver paura neanche di negoziare. Spesso puoi trovare spazio per una certa flessibilità nelle tariffe. Ok, capito. Quindi qual è la fascia di prezzo ragionevole che dovrei considerare per la tariffa oraria di un tuttofare? Bene, la tariffa corrente in quest'area è in genere di circa 10 yuan l'ora. Ma se possibile punterei un po' più in basso, forse 8 o 9 yuan. 10 yuan l'ora. Oh, sembra davvero costoso. Speravo di pagare di più, tipo 5 o 6 yuan. 5 o 6 yuan l'ora. Non sono sicuro che troverai molti tuttofare di qualità disposti a lavorare per una tariffa così bassa. HM, hai ragione. Immagino di essere stato un po' irrealistico in questo caso. 8 o 9 yuan l'ora sembrano più ragionevoli. Sì, direi che è un buon raggio d'azione a cui sparare. Naturalmente, puoi sempre iniziare un po' più in basso e vedere se sono disposti a negoziare. Ok, grazie per il consiglio. Mi assicurerò di ricevere qualche preventivo e poi cercherò di arrivare da qualche parte in quel punto debole di 8-9 yuan l'ora. Sembra un piano solido. Ricorda solo di essere educato e rispettoso durante le negoziazioni. Vuoi trovare un prezzo giusto che funzioni per entrambi. Decisamente, lo terrò a mente. Negoziare può essere complicato, ma sono felice di avere la tua guida per aiutarmi a superare questa situazione. Lieto di aiutarla. Fammi sapere come va quando inizi a contattare potenziali tuttofare. Sono curioso di sapere se riesci ad ottenere una buona tariffa. Andrà bene. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. È utile avere un'idea del tasso di mercato corrente prima di iniziare a effettuare chiamate. Assolutamente. Negoziare i prezzi può essere scoraggiante, ma essere informati e affrontare la questione contatto è fondamentale. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Grazie, Lanna. Adesso mi sento molto più preparato. Augurami buona fortuna mentre inizi a cercare il tuttofare giusto per il lavoro. Buona fortuna, Giovanni.
Sono sicuro che troverai un tuttofare affidabile e a prezzi ragionevoli. Fammi sapere come va a finire. Andrà bene. Grazie ancora per il tuo aiuto. È stata una conversazione davvero approfondita. Ci vediamo dopo. Lezione 12. Punti di forza e di debolezza. Ehi Anna, ti consideri una giocatrice di squadra? Ciao John. Sì, sono un grande giocatore di squadra. Mi piace collaborare con gli altri. Questo è importante in qualsiasi lavoro. Cosa pensi che renda un buon giocatore di squadra? Penso che una buona comunicazione sia fondamentale. Aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina. Assolutamente. L'ascolto è altrettanto cruciale. Trovi facile ascoltare gli altri? La maggior parte delle volte sì, ma a volte faccio fatica quando sono stressato. È comprensibile. Lo stress può rendere difficile la concentrazione. Qual è la tua più grande debolezza? Tendo ad essere un po' troppo attento ai dettagli, il che può rallentarmi. Posso capirlo. A volte essere un perfezionista può essere un'arma a doppio taglio. Esattamente. Sto imparando a bilanciare la qualità con l'efficienza. Questo è un approccio intelligente. Hai trovato qualche strategia che ti aiuti? Sì, fissarmi delle scadenze mi ha aiutato a rimanere in pista. Ottima idea. Ti rende responsabile. E i punti di forza. Sono adattabile e riesco a gestire bene i cambiamenti imprevisti. Questa è un'abilità preziosa. L'adattabilità è essenziale nel mondo frenetico di oggi. Sono d'accordo. Aiuta sia nel lavoro che nelle situazioni personali. Parlando di situazioni personali, pensi che sia importante riflettere sulle nostre debolezze? Decisamente. L'autoriflessione può portare alla crescita personale. Ben detto. È tutta una questione di progresso, non di perfezione. Lezione 13. La salute è importante. Ciao Anna, hai mai pensato a come le malattie colpiscono le persone in modo diverso? Ehi Giovanni? Sì, alcune malattie sono molto mortali, mentre altre non sono così gravi. Esattamente. È affascinante il modo in cui i nostri corpi reagiscono alle diverse malattie. Giusto. Ad esempio, l'influenza può essere grave, ma di solito non mette a rischio la vita. Ma malattie come il cancro possono essere molto gravi e richiedere un trattamento intenso. Vero. È importante aumentare la consapevolezza sulla gravità delle diverse malattie. Pensi che l'istruzione abbia un ruolo in questo? Assolutamente. Più sappiamo, meglio possiamo proteggerci. E la diagnosi precoce può fare un'enorme differenza nei risultati del trattamento. Sì, controlli regolari possono aiutare a individuare i problemi prima che diventino seri. E le scelte di vita possono avere un impatto significativo sulla nostra salute. Verissimo. Una dieta equilibrata e l'esercizio fisico possono prevenire molte malattie. E la salute mentale è altrettanto cruciale. Lo stress può portare a problemi di salute fisica. Esattamente. È tutto interconnesso. Dobbiamo prenderci cura della nostra mente e del nostro corpo.
Ben detto. Si tratta di creare un approccio olistico alla salute. Sono felice che ne stiamo discutendo. È un argomento così importante. Decisamente. Rimanere informati può aiutare noi e gli altri a vivere una vita più sana. Lezione 14. Decisioni rischiose. Ehi Anna, hai mai sentito parlare di qualcuno che gioca d'azzardo per risolvere i propri problemi finanziari? Ciao Giovanni, sì, ho letto la storia di qualcuno che sperava di riconquistare i soldi in quel modo. È una scelta rischiosa. Per lei ha funzionato. Sfortunatamente no. In breve tempo lei e la sua famiglia dovettero vendere la loro casa. È straziante. Il gioco d'azzardo può portare a gravi conseguenze. Esattamente. Spesso non è una soluzione ma più un problema. Viene da chiedersi perché le persone corrono tali rischi. A volte potrebbero sentirsi disperati e pensare che sia la loro unica opzione. Vero. È importante trovare modi più sani per affrontare lo stress finanziario. Sì, stabilire un budget e cercare aiuto può essere molto più efficace. Hai mai pensato a come gestire saggiamente il denaro? Decisamente. Stabilire obiettivi di risparmio mi aiuta a rimanere concentrato. È un'ottima strategia. Hai qualche consiglio per risparmiare? Cerco di evitare gli acquisti d'impulso e di fare una lista prima di fare acquisti. D'accordo. Pianificare in anticipo può davvero aiutarci a rispettare un budget. Ed è anche una soddisfazione vedere i miei risparmi crescere nel tempo. Assolutamente. Inoltre ti prepara per spese impreviste. Esattamente. La stabilità finanziaria porta tranquillità. Lo fa davvero. Incoraggiamoci a vicenda a fare buone scelte finanziarie. Lezione 15. Risparmio creativo. Ciao Anna, hai pensato a come risparmiare sui materiali artistici? Ehi Giovanni? Sì, ci stavo proprio pensando. Cosa hai in mente? Ho sentito parlare di un'opzione di acquisto in blocco. Potremmo risparmiare molto. È un'ottima idea. L'acquisto in grandi quantità di solito riduce i costi in modo significativo. Esattamente. Inoltre non esauriremmo le scorte così rapidamente. Giusto. Conosci qualche buon negozio che offre sconti per quantità? Sì, c'è un negozio di articoli d'arte in centro che fa offerte speciali. Eccezionale. Dovremmo programmare un viaggio lì presto. Decisamente. Sarebbe divertente esplorare insieme. E possiamo confrontare i prezzi anche con altri negozi. Bel pensiero. È sempre intelligente guardarsi intorno. Inoltre, potremmo trovare nuovi materiali con cui sperimentare. Adoro scoprire nuovi materiali artistici. Stimola la creatività. Lo stesso qui. Facciamo un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Ottima idea. In questo modo rimarremo organizzati e concentrati. Esattamente. Sono entusiasta della nostra avventura di shopping. Anche io. Prendiamola una giornata produttiva e divertente.
Lezione 16. Budget per l'attrezzatura. Ehi Anna, sto pensando di comprare un nuovo zaino per la scuola. Ciao Giovanni, mi sembra una buona idea. Qual è il tuo budget? Voglio mantenerlo sotto i $50. Rientra nel mio budget. Grande. Vediamo insieme le opzioni. Sicuro? Ne ho visti alcuni online che sembrano carini. Eccezionale. Hai uno stile specifico in mente? Preferisco qualcosa di semplice e funzionale, magari in nero. Il nero è una scelta classica. Va con tutto. Esattamente. E non mostrerà facilmente lo sporco. Buon punto. Cerchi qualche caratteristica speciale? Sì, mi serve uno scomparto imbottito per il mio lato. Questo è importante per la protezione. Cos'altro ti serve? Alcune tasche extra per l'organizzazione sarebbero fantastiche. Decisamente. Aiuta a mantenere tutto al suo posto. Diamo un'occhiata alle opzioni dello zaino online adesso. Suona bene? Ti aiuterò a trovare le migliori offerte. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema. È sempre divertente acquistare nuovi attrezzi. Concordato. Vediamo cosa possiamo trovare. Lezione 17. Rimanere attivi. Buongiorno Anna, sei stata fisicamente attiva ultimamente. Ehi John, ci provo, ma a volte mi dimentico di muovermi. Capisco. La vita può essere impegnativa. Cosa fai di solito per rimanere attivo? Mi piace camminare e talvolta faccio yoga a casa. È fantastico. Lo yoga è perfetto per la flessibilità. Sì, aiuta davvero anche me a rilassarmi. E tu? Mi piace fare jogging nel parco, ma devo essere più costante. Fare jogging è un modo fantastico per mantenersi in forma. Cosa ti trattiene? A volte mi sento troppo stanco dopo il lavoro per uscire. Lo capisco. Forse potresti andare la mattina, invece? È una buona idea. Le mattine potrebbero essere meno frenetiche. Inoltre, è rinfrescante iniziare la giornata con un po' di esercizio. Esattamente. Dovrei impostare una routine mattutina per includerlo. Sembra un piano. Possiamo incoraggiarci a vicenda a rimanere attivi. Lo adoro. È sempre più facile con un amico. Di sicuro. Prendiamo l'impegno di muoverci di più ogni settimana. Concordato. Ecco uno stile di vita più sano insieme.